Ciao a tutti, ben ritrovati, pace e illuminazione. Qualcheduno di voi mi ha scritto per chiedermi come si pratica in quei momenti, diciamo, un po' difficoltosi che ci troviamo a vivere nella vita di tutti i giorni. E questa è una domanda interessante. Interessante perché? Perché innanzitutto ogni pratica spirituale ha proprio questo scopo, no? Ha lo scopo di sostenerti nella tua vita e sostenerti quando? Proprio in questi momenti particolari che tutti abbiamo. Ecco, il primo punto da analizzare per rispondere a questa domanda è proprio questo. Tutti noi viviamo dei momenti di down, dei momenti difficoltosi, però tutto questo fa parte della naturalità della vita, no? In altre parole, se preghi per la pioggia ti devi aspettare anche il fango, no? E se non ci fosse la pioggia, non ci sarebbe l'arcobaleno. Capisci? Il punto è proprio questo, cioè ogni frangente della nostra vita eh, che viviamo ha lo scopo di arricchirci. Certo, questo dipende proprio dall'atteggiamento con cui tu affronti ogni accadimento. Se di fronte alle difficoltà tu hai l'atteggiamento di quello che si mette lì e dice ok, qua su tutte le ruote ci sono dei problemi, vediamo di andare un po' più a fondo per capire il motivo, quali sono le motivazioni che hanno fatto sì che io vivessi questo periodo, perché poi le motivazioni possono essere diverse, no? Possono essere ragioni karmiche, mh, e- ed essendo ragioni karmiche possono essere effetti che stiamo sperimentando adesso di cause che abbiamo posto nel corso della nostra vita. E poi ci sono quelle che abbiamo posto nel corso di vite precedenti, no? Allora, andare a vedere, cioè cercare di vedere la situazione un pochettino più come fanno nel cinema, no? A campo largo. Cercare di vedere che cosa ti sta dicendo questa situazione, perché vedi, è proprio anche un problema di fede, perché dal momento in cui tu ehm, decidi di avere fede nel gonzo, devi essere consapevole che il gonzo non ti porta soltanto cose belle, non ti porta soltanto quello che vuoi tu, ma ti porta quello che è un bene per te. Di conseguenza è un bene che tu comprenda dove sbagli e quali sono i punti del tuo carattere che devi comunque smussare. È un bene che tu veda dov'è lo sporco, perché se non vedi dov'è lo sporco, dov'è che pulisci? Quindi questo è un punto molto importante, no? A molti di voi è stato insegnato che quando la vita ci porta a vivere dei momenti di difficoltà, bisogna mettersi davanti all'altare e cominciare a praticare per cambiarla. La realtà non la cambi, la realtà semmai la trasformi. La realtà è l'unica occasione che noi abbiamo per evolverci. I problemi sono, è triste, è brutto dirlo, ma
così. Sono l'unica occasione che abbiamo per vedere se stiamo camminando dritti o stiamo facendo come gli ubriachi, andiamo da una parte e dall'altra. Quindi se tu pratichi per cambiare la tua realtà, ti precludi l'unica possibilità che hai per crescere. E automaticamente questo tipo di atteggiamento ti porta a rivivere ciò che adesso stai vivendo e non ti va. Il fatto di vedere ogni accadimento come una possibilità, come un'opportunità di crescita, questo ti permette di cambiarlo, di cambiare il tuo karma. E questa è con questo che si intende trasformare il veleno in medicina. Vedi, trasformare, non cambiare. Che differenza c'è? Cambiare, tu prendi le carte, e rimischi e ridai, e le ridai. Trasformare invece significa che se c'hai le carte in mano e tutti i semi non fanno poker, non lo so perché non gioco, non sono capace a giocare, ma adesso sto improvvisando, cosa fai? Li cambi, li trasformi, tutti diventano fiori, tutti diventano cuori, tutti diventano picche, capisci la differenza? Nella trasformazione c'è la crescita. Nel léger son fait, rien va plus, e nel buttare via, nel cambiare non c'è crescita, capisci? Tu dimostri la tua forza quando ti capita di vivere una determinata situazione e decidi di agire nel bene, non quando non ti capita l'occasione. Perché se non ti capita l'occasione non hai nemmeno l'opportunità di vedere questo, capisci? Quindi non hai l'opportunità di esercitare quella parte di te che è indispensabile per la tua crescita. Quindi dal momento in cui tu stai vivendo un periodo negativo, la prima cosa che io ti consiglio di fare è quella di cercare, come ti dicevo, di allargare il campo. Vedere un attimino, cercare di vedere, cercare di avere l'obiettività necessaria, no? La chiarezza necessaria, poi su questo ci ritorno e ti spiego meglio che cosa intendo. Perché in questo modo tu hai la possibilità di vedere tutti i fattori che ti hanno portato a vivere quella determinata situazione. E di conseguenza hai la possibilità di cambiare l'ordine di questi fattori. Non so se riesco a spiegarmi. E cambiando l'ordine, cambi ovviamente l'effetto, perché cambi tutto in pratica. Quindi innanzitutto questo è il punto primo. E qui con il primo punto tu getti le basi per la crescita. Il secondo punto è che quando tu vai di fronte all'altare non devi praticare per cambiare. Tu devi praticare per avere la lucidità, la saggezza, la chiarezza mentale, la forza per affrontare ciò che tu stai affrontando. In questo modo tu, passi la prova. Per quelli che ci capiscono nei giochi, in questo modo tu cambi il quadro. Passi di livello.
non mettendoti lì, voglio cambiare questa situazione perché non è possibile che il mio capo in ufficio mi tratti così, non è possibile che io incontri sempre persone che mi dicano questo, insomma, continui a vivere sempre le stesse situazioni. Le continui a vivere, come ho già avuto modo di dire, perché la tua reazione alle stesse è sempre quella. Allora la vita, il Goonzo, che cosa fa? Come fa per insegnarti, per addestrarti? Te lo fa ripetere. Ed è normale, no? Come fai per imparare? Ripeti, ascolti e ripeti. Se non ascolti non puoi ripetere, se non ripeti non impari, se non capisci il motivo o i motivi di ciò che tu stai vivendo, come fai a cambiarli? Quindi la pratica è molto importante per questo motivo qua, perché ti deve dare la lucidità e la serenità per affrontarla la cosa, affrontarla in modo a cuor leggero. Ora, cuor leggero non è quello che volevo dire, mi è venuta male. Affrontarla a cuore aperto, qualsiasi cosa. Anche le cose più tristi, ne facciamo sempre una questione personale, no? Ma non ci siamo soltanto noi al mondo, capisci? Cioè tutti noi, tutto ha un karma anche la bottiglietta dell'acqua, capisci? Tutto ha un karma e segue il proprio karma. Quindi è un errore anche questo, è un aggravante che porta quello di considerare sempre tutto personalmente, eh, anche in questo frangente, perché non è un castigo, e questo è il punto, ciò che tu stai vivendo. Al contrario, è un atto compassionevole. Tu adesso mi puoi dire, certo che c'è una bella faccia con la vita che sto facendo. Ho perso il lavoro, ho fatto questo, ho fatto quello. E tu mi dici che è un atto di compassione. E meno male che compassione. Eppure sono costretto a dirti che è così. E vedi, per spiegarti questo ti dovrei parlare di cose che sono molto personali mie, non siamo a tu per tu, non lo capisci, non posso eh, aprirmi così, no? Perché se potessi ti spiegherei che nella mia vita ci sono stati dei momenti che sono stati non bui, cioè proprio che più neri di così non potevano essere. E mi sono reso conto, storicizzando poi il momento, che se non avessi vissuto quello, io non avrei potuto passare determinati altri momenti che ho vissuto nella mia vita. Tutto ciò che noi viviamo ti serve per farti le spalle, per poter affrontare la vita in un determinato modo. Perché la tranquillità, la serenità è anche una questione di fisico. In che senso? Perché tutto dipende da come tu reagisci alle cose. Il Buddha ha detto che non è tanto quello che noi, che ci capita, che ci porta sofferenza, ma la nostra reazione a quello che ci capita. Quindi, tornando al punto, quando tu in quei momenti lì ti metti davanti all'altare, non focalizzarti sul problema, perché se tu butti energia a quel problema, la tua crisi non fa altro che peggiorare. Perché la tua energia è come se tu buttassi benzina sul fuoco, hai capito?
allora lì ti intestardisci, e se ti intestardisci ti irrigidisci e di conseguenza non sei più lucido e non puoi risolverlo. Quindi non concentrarti sul problema, sposta il problema e cerca di coltivare il campo, non concentrarti sulla singola erbaccia, no? Ma cerca di dissodare bene il campo in modo che non nascano le erbacce, o che perlomeno le erbacce che nascono ti basta con il minimo sforzo fare così con la mano, un gesto della mano per strapparlo. Quindi tu dedicati all'apertura del tuo cuore. Chiedi al Gonzon non di risolverti il problema, perché non è la lampada d'Aladino. Chiedi al Gonzo semmai di avere la forza, la lucidità per capire qual è la strada migliore per risolvere il problema. Fai attenzione perché questo è un punto estremamente importante. Ciò che ti ho appena detto so che è diverso da ciò che ti è stato insegnato, perlomeno alla maggior parte di voi, ma la realtà è questa. Il Sutra del Loto, nel Sutra del Loto c'è un bellissimo capitolo che è il capitolo numero 12, Devadatta. L'insegnamento del capitolo di Devadatta è proprio questo. Devadatta tu sai chi era. Devadatta era il cugino del Buddha che nel corso della sua vita ha sviluppato nei confronti del Buddha una sorta di avversione portata dalla gelosia. Si è talmente tanto incaponito in questo suo sentimento che addirittura ha tentato di ucciderlo. Poi ha diviso il Sangha. Molti hanno scelto di andare con Devadatta invece che andare con il Buddha. Ebbene, il Buddha nel Sutra del Loto, nel 12° capitolo, nel capitolo Devadatta, dice che se ha raggiunto l'illuminazione è proprio merito di Devadatta. Quindi se tu riesci a crescere, se tu cresci, riesci a diventare una persona migliore, è proprio grazie a questo atteggiamento nelle cose negative che ti succedono. È proprio grazie alle cose negative che avvengono. E qui torniamo a quello che ti ho detto prima, che è un atto compassionevole. Capisci che ciò che ti dico, ciò che ti ho appena detto, tu lo ritrovi nel Sutra del Loto. Ecco perché io continuo a dire, fate sempre riferimento al Sutra del Loto, non ad altro. Giudicate se è buono o sbagliato un commento o un'interpretazione di un determinato maestro o di una determinata guida, soltanto se questa rientra all'interno degli insegnamenti del Sutra del Loto. Adesso abbiamo analizzato, per rispondere brevemente, come si pratica durante quei periodi negativi che ci succede, che ci capita di vivere. E questo punto qua, noi lo ritroviamo, questo che ti ho appena detto, lo ritroviamo nel Sutra del Loto. Ecco la prova del 9. È questo che tu devi ricercare. Quindi fai attenzione, se stai vivendo in un periodo di difficoltà, cerca di vivertelo nel miglior modo possibile. Non concentrarti solo esclusivamente su quello che ti manca, sul problema, ma prova a portare la tua attenzione
su quello che hai, non soltanto su quello che ti manca. Prova a godere di quello che hai, se vuoi avere di più, e non avercela con il gonzo, con la vita, con il mondo, con la società, soltanto perché non ti dà quello che vuoi tu, perché tu non sei il gonzo. Non so se tu non hai sempre ragione. Capisci? Tu puoi chiedere magari delle cose al gonzo e poi niente, tutto rimane. Anzi, semmai, le cose sembrano muoversi al contrario. Perché? Perché ciò che tu hai chiesto non è un bene per te. Al di là di quello che tu pensi, ritrova l'umiltà, ma la devi ritrovare per te, non per gli altri, per te, perché sei te che vai a fare una vita contro. Capisci? Ok, ci sentiamo alla prossima. Ciao, pace e illuminazione. Se vuoi approfondire degli argomenti che sono gli argomenti cardine del buddismo e della pratica di Nietzsche, allora ti consiglio di abbonarti e vedrai che quei 16 centesimi al giorno ti saranno veramente utili.